In questo video voglio raccontarti che cosa è accaduto stanotte qui in studio, nulla di grave per fortuna, non voglio che ti preoccupi, ma questo mi ha fatto riflettere davvero tanto e oggi voglio condividere con te in questo video abbastanza strano, iniziando dal microfono. Ok, questo video è tutto strano, è tutto strano perché ho questo microfono, te lo ricordi, questo è il Trust Primo, ho fatto un video di review sul mio canale e l'avete comprato in tantissimi e sono contento perché secondo me è un microfono abbastanza interessante. Sto registrando questo video con questo microfonino che sta entrando direttamente nella fotocamera, quindi la mia meravigliosa Canon M6 Mark II, e sto registrando questo video in una postazione che di solito questa qui è utilizzata per fare i video di unboxing, quindi ho la telecamera in alto e riprendo, e lì quella zona lì invece è dove ho la zona dove la scrivania, insomma quella nuova, quella grande, dalla quale faccio lavoro, ma faccio anche i video per YouTube, le live eccetera. Bene, che cosa è accaduto? È accaduto che stamattina ero di là a far colazione e all'improvviso il salvavita scatta. Non c'era nulla attaccato perché stavo facendo colazione, quindi era tutto spento. Provo a rialzare il salvavita e riscatta, lo rialzo, scatta, eccetera eccetera. Assurdo, ho provato a staccare cose dalle prese della corrente, ho riprovato a riattaccare il salvavita, ma nulla. Sono andato anche giù, dove c'è il contatore ed era tutto a posto. Quindi sono rientrato qui e non c'era internet. Ma com'è possibile che non c'è internet? Quindi sono entrato in studio, il mio studio è in casa ma separato dalla casa, ok? Quindi è separato. Sono entrato qui ed è successa, ho visto cosa era successo, ovvero a terra tutta acqua e l'acqua colava dal soffitto. La casa non è mia. Questo studio ha una controsoffittatura. Ti ricordi che io dico sempre che questo studio ha un soffitto altissimo? Il soffitto in realtà è ancora più alto. Io non ho capito perché hanno fatto una controsoffittatura quando avrebbero potuto soppalcare, e qui ci avrei fatto veramente tantissimo altro, avrei fatto uno studio enorme a quel punto. Vabbè, comunque non è mio, quindi pazienza. Che cosa è successo quindi? Che l'acqua veniva giù il controsoffitto dove ci sono i faretti, era pieno d'acqua e l'acqua scorreva come una cascata lungo le pareti. Come vedi, io ho un materiale fonoassorbente in tutto lo studio. Il materiale fonoassorbente è pieno d'acqua. L'acqua era a terra e la presa della corrente, sai, lì o dietro di me quando faccio i video su YouTube ho delle mensole. Nell'ultima mensola c'è la presa della corrente dove c'è il modem, dove ci sono delle luci. Era piena d'acqua. Piena d'acqua ed era quella appunto che faceva scattare il salvavita. Quindi non avevo più internet proprio per quello, perché era saltato tutto. Quindi la prima cosa che ho fatto, ho chiamato i pompieri, sono arrivati i pompieri e sono venuti qui nello studio, eravamo in tantissimi, mai avuto così tante persone nello studio, e alla fine stanno cercando di capire che cosa è successo. Sopra di me c'è un appartamento disabitato, ma è stato acquistato da altre persone, e quindi stanno capendo. Mi ha mandato un messaggio la ragazza che ha comprato la casa lì proprio per dirmi che stanno cercando di capire cosa fare, che probabilmente stasera metteranno una pezza non materialmente una pezza ma metteranno una pezza nel senso che cercheranno di risolvere in maniera provvisoria, e speriamo che quanto prima risolvano definitivamente. Ora il tempo è brutto, speriamo che non piova. Io comunque porterò un po' le cose principali, spengo tutte le prese e le cose principali le porto di là, perché... Bene, questo è il racconto di ciò che è accaduto. Fammi sapere se magari è accaduto anche a te una cosa del genere. Spero di no, ovviamente, mi auguro che non accada mai. Per fortuna, voglio dire, nella cosa assurda, tutto sommato, ho cambiato la ciabatta che era completamente bagnata, non me la sono sentita di rimetterla in corrente, quindi l'ho sostituita con un'altra, quell'altra ce l'ho di là, magari farò dei test più in là. E poi cosa ho fatto? Niente, ho cambiato semplicemente la ciabatta, ho dovuto lavare a terra, alzare l'acqua, insomma un macello. Ora, questo che cosa viene fuori da questa storia? Potevano esserci conseguenze molto più gravi, quindi quello che mi è venuto in mente è, uno,
che bisogna sempre avere contenuti da parte, contenuti pronti, perché in caso d'emergenza, io purtroppo stamattina ho dovuto saltare una registrazione di un podcast, ho dovuto saltare un corso di formazione che dovevo tenere, quindi per me comunque è stato un danno economico che recupererò, per carità, però è stato un danno economico. Quindi sarebbe utile avere sempre video, podcast da parte, perché possono capitare situazioni assurde. Ho visto tra l'altro anche un altro youtuber americano che seguo tanto, qualche anno fa forse, gli era entrata l'acqua nello studio molto più grave di me, e quindi anche lui ha dovuto interrompere le registrazioni per un po' di tempo. Siccome io ho dei video pronti, non è successo nulla di grave, però avendo video pronti, diciamo, il problema non si pone. Avendo podcast pronti, il problema non si pone. Ok? Quindi la prima cosa è questa. Cerca di avere sempre contenuti da parte, perché può succedere in qualsiasi momento a chiunque, purtroppo, io non te lo auguro, ma siamo sotto al cielo, come si dice, possono succedere cose del genere. La seconda cosa è che bisogna prestare sempre attenzione. Certo, non si può prevedere l'imprevedibile, però da oggi in poi spegnerò tutte le prese della corrente prima di andare via dallo studio. Adesso ho spostato un po' la libreria dal muro. Insomma, cercare piccoli accorgimenti per evitare che problematiche, ripeto, imprevedibili, possano comunque crearci danni e rallentarci. Quindi sono stato fortunato, spero stanotte non venga giù il diluvio di nuovo. I pompieri sono stati carinissimi, gentilissimi, disponibilissimi, quindi va bene così. L'unica cosa, ecco, adesso sto guardando, si sono rovinati un po' di libri, alcuni miei libri, quelli che ho scritto sul podcast. Purtroppo vedo la copertina tutta, sai quando la carta si gonfia di acqua che poi si asciuga inevitabilmente. Mi sto guardando lì giù, pazienza. Anche altri libri, insomma, vabbè, però nella negatività è andata bene così. Ok, io ti volevo raccontare questa cosa, mi fa piacere, tanto ormai ci conosciamo, siamo amici, e quindi mi faceva piacere raccontarti questa cosa. Magari fammi sapere se è capitato anche a te qualcosa del genere, speriamo di no, però magari ti è capitato, hai dei consigli, ecco, dei suggerimenti magari che possiamo condividere. Fammi sapere anche questo set improvvisato, io sono all'impiedi, non sono seduto, benché abbia uno sgabello alto, quindi potevo anche prenderlo, non ci ho pensato. E fammi sapere... mi fa ridere, il Trust primo collegato direttamente alla fotocamera, quindi non sto passando per la scheda audio, non sto passando per nulla. Sicuramente dovrò aggiustare in post-produzione il volume, dovrò un pochino aggiustare il suono, però insomma in linea di massima se funziona così è molto, molto facile realizzare video molto velocemente. Va bene, basta, non voglio tediarti ancora e ti tengo aggiornato, e mi raccomando, fai tantissima attenzione anche tu. Ciao!